Oggi andremo a realizzare un sistema di monitoraggio di temperatura e umidità totalmente funzionante via web. Andremo ad utilizzare un Arduino Nano ESP32, una sonda di temperatura e umidità e un pacco batterie esterno. Il sistema ci permetterà di visualizzare temperatura e umidità in tempo reale, analizzare lo storico dei dati tramite il grafico, esportare i dati in Excel ed essere avvisati tramite mail quando la temperatura raggiunge una soglia di allarme. Per realizzare il nostro progetto avremo bisogno di Arduino, in particolar modo di Arduino Nano ESP32, che è questo controllore qui, estremamente piccolo, estremamente potente e con già a bordo il modulo Wi-Fi e anche il modulo Bluetooth. Il Wi-Fi ci servirà per inviare i dati al nostro server web. Ci servirà poi una sonda di temperatura. Io per questo progetto ho scelto la M2302, che è una sonda in grado di rilevare oltre alla temperatura anche l'umidità. La trovate su Amazon o su negozi specializzati di elettronica, spesso con il nome DHT22. Avremo poi bisogno di un cavetto per collegare la sonda di temperatura ai pin del nostro Arduino. Come indicato nel retro della scatola, questo modello di Arduino può essere alimentato sia a 5 volt tramite la porta USB, ma anche con alimentazione esterna da 6 volt a 21 volt. Quindi noi possiamo alimentarlo tranquillamente con un alimentatore e un cavetto con USB-C, in questo modo, collegando quindi un alimentatore di questo tipo. Ma per poter utilizzare questo progetto anche in assenza di presa di rete, possiamo dotarci di un pacco batterie come questo, ovvero un pacco batterie che può contenere fino a 4 pile di tipo AAA da 1,5 volt e tramite questa alimentazione riuscire ad alimentarlo anche in assenza di presa di rete. Vediamo come realizzare il progetto passo passo. Per prima cosa dovete scaricare il file del progetto dal mio repository. Andate ad aprire lo schema di collegamento per realizzare i collegamenti fisici e le saldature per collegare tutti i vari dispositivi. Lo schema elettrico è davvero molto semplice, abbiamo Arduino ESP32, la sonda di temperatura e umidità e, opzionale, un pacco batterie composto da 4 pile da 1,5 volt. Come vi accennavo all'inizio, Arduino può essere alimentato sia tramite la porta USB-C e quindi a 5 volt, sia tramite due piedini che rappresentano VIN, quindi l'alimentazione esterna, con un range che può andare da 6 volt a 21 volt. Colleghiamo quindi il pacco batterie con il polo positivo su VIN e con il polo negativo sulla terra, su ground, questo piedino qui. La sonda invece andrà alimentata tramite questa uscita a 3,3 volt. Arduino è infatti in grado di alimentare dispositivi esterni utilizzando questo piedino. Quindi l'uscita a 3,3 volt andrà collegata al piedino positivo della vostra sonda di temperatura e umidità. Nel mio caso il piedino positivo è questo qui a sinistra, ma non è detto che sia così su tutte le sonde, quindi fate caso alle scritte che sono riportate sul dispositivo. Il polo negativo invece lo andiamo a collegare a un altro piedino di terra che è questo. Il piedino che rimane invece sarà quello che si occuperà della comunicazione seriale attraverso lo standard I2C, che è un protocollo seriale bidirezionale, e quindi andrà a domandare alla sonda di inviare il dato e questo dato poi verrà spedito al nostro Arduino. E andiamo a vedere quindi la realizzazione di quanto descritto. Abbiamo il nostro Arduino, la sonda di temperatura e umidità collegata tramite questa piattina e il pacco batterie con il suo interruttore per alimentare Arduino quando vogliamo non alimentarlo dalla porta USB-C. Una volta realizzati i collegamenti elettrici su Arduino dovremo andare a caricare il programma su Arduino stesso, ma prima ancora andiamo a creare l'ambiente del sito web che andrà a ricevere i dati da Arduino e permetterà di visualizzarli. Quindi vi consiglio di lavorare intanto in locale, scaricatevi l'applicazione XAMPP da questo sito. XAMPP non è altro che
un ambiente che contiene Apache, che è il motore web, che permette di pubblicare siti, abbiamo il PHP come linguaggio di programmazione, MariaDB, ovvero una versione di MySQL, per il database. Scaricate quindi la versione per il vostro sistema operativo e installatela. Se non sapete come fare, cercate nel mio canale la prima lezione di programmazione di PHP e lì vi spiego passo passo come fare l'installazione di XAMPP. A questo punto, una volta installato XAMPP, andiamo nella cartella di installazione, che tipicamente è disco C XAMPP, apriamo la cartella htdocs e qui dentro mettiamo la cartella del progetto relativa, quindi apriamo il file del progetto, apriamo htdocs, troverete dentro questo file zippato, lo aprite e dentro c'è la cartella relativa proprio alla parte web. La trascinate all'interno di questa cartella qui, ecco qui, e questi sono tutti i file che andranno a gestire la parte web. Prima di andare a vedere come configurare questi file, dobbiamo andare a creare il database vero e proprio. Quindi torniamo indietro di una cartella, anzi di due, andiamo in C XAMPP, apriamo XAMPP Control Exe e avviamo Apache, che è il server web, e MySQL. A questo punto possiamo anche chiudere questa schermata. Andiamo nel nostro file di progetto e andiamo a scompattare questo file monitor SQL sul desktop. Questo è il dump del database che ci servirà per creare la struttura del database. Apriamo un browser, puntiamo a localhost /phpMyAdmin e questo è il tool di gestione del database di XAMPP sul nostro computer. Quindi andiamo a creare un nuovo database cliccando su nuovo, lo chiamiamo monitor, clicchiamo su crea e abbiamo creato il nostro database vuoto. Adesso andiamo ad importare il dump che abbiamo appena estratto sul desktop. Quindi clicchiamo su importa, scegli il file, puntiamo sul desktop, scegliamo monitor SQL, doppio clic e importa. Diamo un'occhiata a quello che è stato creato. Abbiamo una tabella che si chiama data, la cui struttura è la seguente: c'è un timestamp, ovvero una data e ora, un campo per memorizzare la temperatura di tipo float, un campo per memorizzare l'umidità, sempre di tipo float, poi abbiamo un campo alarm di tipo tnint. Tnint è un intero piccolo, diciamo così, memorizzerà 1 oppure 0 a seconda che non ci sia o ci sia stato il superamento della temperatura di soglia e quindi ci sia stato un allarme. Poi abbiamo il campo alarm temp che invece memorizzerà ogni volta qual era la temperatura di allarme in quel momento. Dopodiché abbiamo una tabella che si chiama last sent email che memorizza la data e ora dell'ultima mail inviata a seguito di un allarme. Questo perché noi non vogliamo che ogni volta che facciamo un'acquisizione, quindi magari ogni 10 secondi, ogni minuto, e abbiamo la temperatura superiore alla soglia di allarme, ci venga inviata una mail. Quindi andremo a impostare un timeout affinché la mail venga inviata ogni mezz'ora, ogni ora, ad esempio. In questo modo, ogni volta che verrà inviata una mail, noi andremo a memorizzare la data e ora di questo invio, in modo che il programma saprà che per una mezz'ora, per la prossima mezz'ora, per la prossima ora, non dovrà inviare ulteriori mail. Quindi il database è tutto qui, molto semplice. Il passo successivo è quello di andare a scaricare e installare Arduino IDE. Quindi andiamo a cercare Arduino IDE. Che cos'è Arduino IDE? È l'ambiente di programmazione per scrivere programmi e inviarli al nostro Arduino. Apriamo il link ufficiale e qui sulla destra andiamo a scaricare l'installer per il nostro sistema operativo. Quindi Windows 10, Windows 11, il primo link in alto. Clicchiamo su Just Download e ancora Just Download e l'installer si sta scaricando. Lo lanciamo
accettiamo, avanti, installa e attendiamo qualche istante affinché l'installazione si concluda. L'installazione è terminata, clicchiamo su chiudi e si aprirà Arduino IDE. All'avvio di Arduino IDE viene presentato uno sketch vuoto. Lo sketch è il programma appunto per Arduino. Ogni programma per Arduino ha sempre due metodi, il metodo setup e il metodo loop. Il metodo setup è un metodo che viene eseguito una volta solo, come c'è scritto anche qui, e serve per andare a fare tutti i settaggi, quindi inizializzazione di variabili, inizializzazioni di connessioni seriali, inizializzazione di connessioni HTTP, eccetera, eccetera. Tutto quello che serve per preparare l'esecuzione del programma. È il primo metodo che viene eseguito all'avvio del programma. Il metodo loop invece è un ciclo infinito che contiene il main code, ovvero il programma vero e proprio, e viene eseguito ripetitivamente all'infinito. Qui dentro andremo a scrivere il nostro programma. Per avviare il nostro progetto dovremo installare prima di tutto un paio di librerie. Clicchiamo quindi su questa icona, gestore schede, e cerchiamo ESP32. Installiamo Arduino ESP32 Boards da Arduino, cliccando su Installa. Io qui ho il tasto Rimuovi perché le ho già installate. Queste sono le librerie che ci permetteranno di programmare il nostro Arduino Nano ESP32 e quindi di tradurre tutte le varie istruzioni in C per la nostra piattaforma ESP32. La seconda libreria che dobbiamo installare la installiamo da questa seconda icona, gestore librerie, cerchiamo DHT22 e DHT22 sono le librerie per andare a interagire con il sensore di temperatura e umidità. Come vedete ce ne sono diverse. Io ho installato e utilizzato questa DHT Sensor Library da Adafruit, quindi installate anche queste e con le librerie siamo a posto. A questo punto possiamo estrarre il nostro programma e caricarlo. Apriamo quindi il nostro repository, andiamo nella cartella Arduino e troviamo una cartella ESP32 Monitor. Questa cartella va copiata all'interno di documenti Arduino. La trascinate dentro, la aprite e doppio clic sul programma.ino. Questo è il nostro software che adesso vi spiegherò nel dettaglio. Il software include per prima cosa tutta una serie di librerie. La DHT che abbiamo appena installato, la libreria Wi-Fi che servirà per connetterci al Wi-Fi, la libreria HTTP Client che ci permetterà di aprire connessioni HTTP per l'invio e la ricezione di dati dal server web e la libreria ESP32 Wi-Fi che ci consente di andare a gestire Wi-Fi. Definiamo poi due costanti, DHT22 che rappresenta il modello di sonda che vogliamo gestire, corrispondente appunto al modello M2302 o M2301 che è possibile utilizzare per questo progetto. Definiamo qual è il PIN digitale connesso al sensore di temperatura e umidità, definiamo il nome della nostra rete Wi-Fi, quindi qua andrete a inserire il nome del vostro Wi-Fi e sotto la vostra password. Dopodiché avremo l'indirizzo internet che andrà aperto da Arduino per inviare i dati. Qui potete mettere sia l'indirizzo IP statico, nel caso stiate utilizzando una macchina in locale, sia www, eccetera, eccetera, se utilizzate un sito in cloud. La cosa importante è che deve essere in HTTP la connessione e non HTTPS, perché? Perché per poter gestire l'HTTPS bisognerebbe caricare il certificato all'interno del software di Arduino, all'interno di questo programma e gestirlo. E non è una cosa che vorrei fare adesso per non complicare troppo il progetto e inoltre perché bisognerebbe avere un certificato che non cambia mai e quindi uno di quei certificati che vanno acquistati. Non è una complicazione che vorrei introdurre in questo progetto per il momento. Abbiamo poi definito due variabili di tipo float per la temperatura e per l'umidità, due variabili di tipo stringa per la temperatura e l'umidità che ci serviranno per stampare a video il valore che abbiamo letto e poi andiamo a dichiarare una variabile DHT che
che è una variabile che rappresenta l'oggetto, diciamo, di comunicazione con la nostra sonda utilizzando la libreria DHT, in cui gli passiamo il pin di comunicazione, quindi il 12, e il DHT type, ovvero il tipo di sonda che vogliamo gestire. A questo punto abbiamo il nostro metodo setup, che come abbiamo detto prima viene eseguito solo una volta. Abbiamo un serial begin 9600, cosa fa questa istruzione? Non fa altro che aprire una comunicazione seriale con il cavo seriale che va al computer con una velocità di 9600 baud, che ci servirà per andare a stampare e a fare un po' di debug per capire cosa sta facendo la scheda. Dopodiché ho messo 3 linee che sono commentate e ho scritto commentate e lasciatele commentate in produzione, cioè quando andrete a staccare l'Arduino da comunicazione seriale, perché fondamentalmente è un ciclo while che ci serve adesso solo per il debug, quindi tolgo i commenti, che non fa altro che dire finché la comunicazione seriale non è inizializzata non fai nulla. Quindi è chiaro che adesso che fra poco andremo a collegare l'Arduino al cavo seriale, questo ci servirà per non perdersi le prime comunicazioni, perché se non mettete queste istruzioni, la prima volta che tentate di stampare qualcosa ve la perdete. Quindi va bene quando state facendo il debug, ma quando andrete a mettere in produzione il programma, mi raccomando, andate a commentare queste 3 righe, altrimenti l'Arduino non farà nulla, perché non trovando la porta seriale rimarrà in questo ciclo infinito. Noi adesso andiamo a documentarle, andiamo a stampare, quindi a video nel serial monitor che vi farò vedere dopo, che il setup è partito, quindi una stringa che ci dice ok, sono entrato nel setup. Andiamo a far partire la comunicazione seriale, questa volta con il sensore di temperatura e umidità, con DHT begin inizializziamo quindi quel tipo di comunicazione. Poi andiamo a connetterci al nostro SID. Wi-Fi mode sta, questo è opzionale, ma sembra meglio metterlo. Andiamo a scrivere appunto connecting to Wi-Fi e qui con il metodo begin, passandogli il nome del SID e la password, tentiamo di connetterci alla rete Wi-Fi. Anche qui, finché non sono connesso al Wi-Fi, va a stampare una serie di puntini con una pausa di 100 millisecondi e quindi ci vorrà qualche attimo affinché la connessione si stabilisca. A quel punto connesso e andiamo a stampare anche l'IP che la scheda ha ricevuto. Quindi il metodo setup non fa altro che aprire la connessione con il serial monitor per il debug, aprire la connessione col DHT, con la sonda di temperatura, connettersi a Wi-Fi e nel momento in cui è connesso stamparci l'indirizzo IP. A questo punto parte il metodo loop. Il metodo loop è il programma che viene eseguito di continuo e che non fa altro che andare a leggere la temperatura e umidità e inviare i dati. Vediamo cosa fa. Qui con la prima riga andiamo a leggere la temperatura. Con la seconda riga andiamo a leggere l'umidità e se la temperatura e l'umidità sono nulle, andiamo a scrivere che c'è stato un problema leggendo dal sensore. Altrimenti, se abbiamo ricevuto qualcosa, entriamo in questa parte di programma e andiamo a intanto trasformare la temperatura che abbiamo letto di tipo float nel tipo stringa. Perché? Perché vogliamo andare a scriverla nella serial port per andare a vedere cosa abbiamo letto. Infatti scriveremo temperature e il valore trasformato in stringa. La stessa cosa la faremo con l'umidità. Scriviamo anche il simbolo di percentuale. A questo punto lanciamo la funzione send2web, che è una funzione che ho creato io, che vedremo adesso, a cui passiamo temperatura e umidità di tipo float e che si occuperà di inviare i dati al server web. Dopodiché il loop, vedete, finisce con un delay 10.000, ovvero 10 secondi. Quindi si aspettano 10 secondi per poi ricominciare tutto il ciclo dall'inizio, da qui. Chiaramente questo tempo lo potete cambiare. Io adesso ho messo 10 secondi per fare prima, ma di solito metto 60 secondi, quindi è più che sufficiente un'acquisizione ogni minuto. Adesso lasciamo 10 secondi per fare le cose un po' più rapide e andiamo a analizzare la funzione send2web. Abbiamo una variabile HTTP
di tipo HTTP client, che è l'oggetto che ci consentirà di aprire la connessione verso il nostro server web e di inviare i dati. Il programma verifica che Arduino sia connesso a Wi-Fi e, se connesso, eseguirà tutta questa parte di codice, altrimenti stamperà una stringa di errore e dirà che non potrà inviare alcun dato. Se connesso, va a inizializzare una variabile con i parametri di tipo get che contengono appunto i dati della temperatura convertiti in stringa e umidità convertiti in stringa, e poi va a comporre l'URL finale, quindi con l'indirizzo completo della pagina PHP da aprire più i dati inviati col metodo get. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a rivedervi la lezione di programmazione in PHP in cui parlo di invio di dati da form a pagine internet. Vi lascio il link su questa scheda, può essere utile ripassare l'argomento. La riga 95 col metodo begin, e passandogli l'URL, va a preparare la scheda per aprire la connessione. Ancora non abbiamo aperto la connessione comunque. Stampiamo infatti la scritta sending data to web e effettivamente alla riga 100 con il metodo HTTP GET andiamo ad aprire la connessione inviando i dati. I dati sono all'interno dell'URL fondamentalmente, quindi con il metodo GET apriamo la connessione e abbiamo già inviato i dati. Il metodo get restituisce un codice di errore di tipo intero che andiamo a verificare. Se è maggiore di 0 vuol dire che la connessione ha avuto buon esito, altrimenti andiamo a stampare una scritta che ci dice che abbiamo avuto un codice di errore e andiamo a stampare qual è questo codice di errore. Se invece la connessione è andata a buon fine, andiamo con HTTP getString a leggere effettivamente la risposta testuale che il server web ci ha mandato indietro. Il mio programma infatti prevede che venga restituita la scritta OK oppure alarm qualora la temperatura sia superiore alla soglia d'allarme impostata nel file config del PHP che vedremo tra poco. Questa cosa qui potrebbe servire se volessimo un domani modificare il programma per, in caso di allarme, accendere una luce, far suonare un cicalino o quant'altro. Per il momento andiamo solo a scrivere questo codice di errore riguardo alla connessione e andiamo a scrivere anche la risposta ottenuta, quindi questo famoso OK oppure alarm. A questo punto noi abbiamo terminato, quindi chiudiamo la connessione HTTP, la funzione termina e il controllo ripasserà dopo la chiamata di send to web, quindi il nostro delay di 10 secondi per poi ricominciare il loop dall'inizio. Siamo pronti per inviare il programma ad Arduino, ma prima andiamo ad aprire la nostra pagina di visualizzazione all'indirizzo localhost ESP32 monitor. L'apriamo sia su un browser sul nostro PC, sia sul telefonino. Un pop-up ci avvisa che non ci sono dati all'interno del database, quindi nulla può essere visualizzato. Benissimo, ritorniamo sul nostro programma, apriamo il monitor seriale, io qua ce l'ho già aperto, ma lo chiudo e lo riapro. Per aprire si fa strumenti, monitor seriale, questo ci servirà per andare a vedere i primi log, quello che stamperà il nostro Arduino. Andiamo quindi a collegare Arduino alla porta USB, dando così alimentazione alla scheda e permettendoci di andare a scrivere il programma. Arduino viene alimentato, si vede dalla lucetta verde. Torniamo nel nostro Arduino IDE, ci assicuriamo che sia selezionata la scheda Arduino Nano ESP32 sulla COM9 in questo caso e clicchiamo il tasto carica. Questo tasto compila lo sketch e una volta compilato, se non ci sono errori, verrà inviato tramite la porta USB al nostro Arduino. Non appena inviato, Arduino comincerà a funzionare e dovremo vedere nel monitor seriale tutta una serie di scritte relativamente a quello che sta facendo.
ci posizioniamo sul monitor seriale e vediamo che si è connesso al wifi, connected, il suo IP è questo, e ha letto la prima temperatura e umidità e l'ha inviata al web con un codice di risposta 200 e il contenuto ricevuto è la scritta temperature ok. Cioè la nostra pagina PHP ci sta dicendo ok, guarda che la temperatura che è stata rilevata è all'interno del nostro range. Se noi apriamo adesso l'interfaccia di visualizzazione, cominciamo a vedere i primi dati e spostandoci con il mouse andremo a spostarci nelle varie rilevazioni. Vedremo data e ora. Notiamo che è presente la riga rossa che rappresenta la soglia d'allarme a 31 gradi in questo caso. Abbiamo una scala sulla destra delle temperature, potremmo poi attivare anche la scala dell'umidità, ve lo farò vedere in un secondo momento. Abbiamo poi un tastino qui sotto che è già attivato con Auto Update Every 10 Seconds, cioè i grafici si aggiornano automaticamente ogni 10 secondi. Potremo andare a disabilitare questa opzione, a quel punto il grafico rimarrà fermo e se vorremmo aggiornarlo dovremo cliccare manualmente su Update. Io adesso lo riattivo. Vi faccio notare che esiste un filtro, ovvero i dati vengono pescati dal database dalle ore 5 in questo caso alle ore 23:59, è un'impostazione che ho messo nel programma, prende l'ora attuale e va indietro di 8 ore e poi fa vedere fino alle 23:59 della giornata stessa, ma si può chiaramente modificare. Abbiamo il nome della stanza che potremo dare sempre nelle configurazioni del PHP, poi abbiamo la data e ora costantemente aggiornata ad ogni acquisizione che lampeggia ogni volta che è avvenuta un'acquisizione e abbiamo poi la temperatura dell'ultima rilevazione e l'umidità dell'ultima rilevazione. Temperatura e umidità lampeggiano se c'è stata una modifica rispetto all'ultima acquisizione, cioè alla penultima acquisizione. Quindi quando abbiamo una variazione di temperatura e umidità il dato lampeggia. Così possiamo renderci conto se qualcosa è cambiato. Infatti la temperatura è sempre quella, notiamo, l'umidità è leggermente cambiata. Se andiamo nel nostro database possiamo notare, andando nella tabella data, che abbiamo effettivamente le varie rilevazioni, temperatura, umidità, viene impostata, viene memorizzata anche la temperatura di allarme, la soglia di allarme, che in questo caso è 31 gradi. Nella colonna alarm invece abbiamo null perché questa soglia non è stata superata. Andiamo quindi a scaldare la sonda e a vedere che cosa succede. Io adesso soffierò su questa sonda facendo in modo che la temperatura aumenti. Ok, vediamo che la temperatura è arrivata a 31 gradi proprio precisi, adesso 32, sta salendo e si è attivata questa icona che ci fa capire che la soglia di allarme è stata raggiunta. Ho sentito anche un rumore nel telefonino, quindi probabilmente sarà arrivata anche la mail. Andiamo ad aprire le mail ed eccola qui, la mail di allarme che ci dice che la temperatura nella nostra stanza era di 31 gradi quando la soglia era proprio di 31 gradi, proprio siamo arrivati precisi. A questo punto quindi nessun'altra mail verrà inviata perché abbiamo impostato un timeout di mezz'ora. Quindi se la temperatura rimane dai 31 gradi in su per la prossima mezz'ora non riceveremo ulteriori mail. Dopo mezz'ora invece scatterà di nuovo un'altra mail. Ora quello che possiamo notare è che oltre a visualizzare i dati in questa maniera possiamo anche zoomare, quindi facendo clic e facendo un drag and drop possiamo andare a zoomare in una zona particolare e andare a analizzare magari una curva dove ci sono molti dati. Chiaramente ogni volta che c'è un aggiornamento lo zoom torna a quello iniziale, quindi dovremo disattivare l'auto update quando vogliamo fare lo zoom, in modo che se poi vogliamo spostarci a destra o a sinistra mantenendo lo zoom, cliccando sulla manina avremo la possibilità di spostarci a destra o a sinistra mantenendo lo zoom. È possibile utilizzare anche i tasti zoom più o zoom meno per aumentare lo zoom, mentre per tornare allo zoom originale clicchiamo sul simbolo della casetta.
Questa cosa ovviamente può essere fatta anche da telefonino. Abbiamo inoltre la possibilità, dicevo, se non vogliamo l'autoaggiornamento, di fare l'aggiornamento manuale cliccando sul tasto Update. Ogni qualvolta facciamo un aggiornamento, il time lampeggia, mentre temperatura e umidità, come abbiamo detto, lampeggiano solo se c'è stata una variazione rispetto all'ultima acquisizione. Abbiamo anche la possibilità di esportare i dati in Excel. Facendo clic qui verrà esportato ovviamente in base al filtro data e ora impostata qui. Avremo tutti i nostri dati. Notiamo che alle ore 13:55 c'è stato l'allarme effettivamente perché la temperatura è passata da 29 gradi e 8 a 31 e quindi abbiamo avuto l'allarme che poi però è rientrato alle ore 13:57:48. Abbiamo la possibilità di personalizzare un po' la parte di visualizzazione. Andando ad aprire il file config.php abbiamo il parametro room che mi consente di andare a definire un nome della stanza. Questo è utile quando abbiamo magari più Arduino e stiamo monitorando più stanze. Questo mi aiuta a capire quale stanza sto monitorando. E poi abbiamo tutta una serie di i parametri del grafico, di quello che vogliamo vedere. Il fatto che vogliamo vedere il grafico dell'umidità oppure no. Se io metto false, salvo chiaramente e ricarico la pagina, scomparirà totalmente il grafico dell'umidità. Tuttavia sarà sempre visualizzato il valore dell'umidità in alto a destra. Quindi questo parametro ha effetto solo sul grafico. Il fatto di poter volere la scala dell'umidità è pilotabile tramite questo parametro. Mettendo true e ricaricando, ovviamente devo rimettere a true anche questo altro parametro qui, quindi voglio l'umidità graficata e voglio anche la scala, ricarico e a questo punto abbiamo sulla destra la scala di temperatura e anche quella dell'umidità. Chiaramente sul telefonino questa cosa risulterà un po' penalizzante. C'è inoltre la possibilità di spostare questa scala dell'umidità sulla sinistra attraverso il parametro successivo mettendo false qui, quindi voglio la scala a destra, falso, ricarico e ricarico anche qui e la scala dell'umidità passa sulla sinistra. Poi ho il valore minimo e massimo della scala della temperatura e minimo e massimo della scala dell'umidità. Poi ho il fatto di poter volere o meno visualizzata questa soglia di allarme della temperatura. Mettendo false sparirà. Rimettiamo true. L'auto-update mi dice che, adesso lo metto a false, quando carico la mia pagina di visualizzazione, l'auto-update è attivo oppure no. Quindi in questo caso, quando caricate la prima volta, il grafico rimarrà fermo fino a quando o premete il tasto Update oppure riattivate l'auto-update in questo modo. Alla fine, come ultimo parametro, abbiamo l'intervallo di auto-update in millisecondi. Quindi in questo caso ogni 10 secondi il mio grafico verrà riaggiornato. Chiaramente è solo la parte di visualizzazione che viene aggiornata. Arduino continuerà sempre per la sua strada ad aggiornare i dati nel database secondo quanto gli abbiamo detto nel programma. Un po' più in basso nel file config.php abbiamo altri parametri tra cui la temperatura di allarme, ovvero quella temperatura che se raggiunta e superata ci farà apparire l'iconcina dell'allarme e ci farà scattare l'invio della mail. Invio della mail che può essere anche disabilitato andando a scrivere qui false e nel caso invece fosse true abbiamo un terzo parametro che ci dice ogni quanti secondi il sistema deve aspettare prima di reinviarci una seconda, terza, quarta email se l'allarme continua ad essere presente. Infine, in basso, gli ultimi parametri sono le impostazioni delle mail. Andiamo a dire due parole riguardo la parte web. È un progetto realizzato utilizzando Bootstrap 5.
Andiamo a vedere i file principali. Abbiamo config.php che abbiamo già visto, index.php che è la parte di visualizzazione, ovvero questa. Abbiamo il file lib.php che contiene due funzioni, connectdb per la connessione al database e sendemail per l'invio delle mail. Abbiamo poi il file receive.php che è quel file che viene aperto da Arduino per l'invio di temperatura e umidità. Questo file non fa altro che ricevere le informazioni, memorizzarle all'interno della tabella data e poi, in base al valore di quest'ultima, andrà a inviare un'email, in caso di allarme, attraverso la funzione sendemail. Eccola qui. Abbiamo poi la cartella Ajax che contiene due file, data.php, che è quel file che legge i dati dal database di temperatura e umidità e li restituisce alla pagina di visualizzazione, in modo che questa pagina possa graficarli. L'ultimo dato di questa serie di dati in formato JSON sono quelli che poi vengono visualizzati qui in alto. Quindi con un'unica chiamata andiamo a popolare il grafico ed estraiamo gli ultimi valori di temperatura e umidità. Data export XLS invece è quel file che viene chiamato nel momento in cui invoco l'esportazione Excel. Per quanto riguarda l'utilizzo di Arduino con un pacco batterie, c'è la possibilità di ottimizzare la durata di queste batterie. Arduino Nano ESP32 infatti ha una funzionalità che permette allo stesso di entrare in una sorta di ibernazione, andando quindi a scollegarsi dal Wi-Fi e andando a consumare il minimo di elettricità possibile, per poi risvegliarsi dopo un tempo prestabilito, riconnettersi al Wi-Fi, riinterrogare la sonda di temperatura e umidità, rinviare i dati e così all'infinito. Se vi interessa questo argomento scrivetemelo nei commenti e magari farò un video apposito. Per il momento è tutto, vi saluto, ciao e alla prossima!